Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Eccola qui, questa è una situazione che molti di voi conoscono bene, ovvero tagliano il prato vicino a casa vostra ma non vicino alla rete. Cosa si fa in questi casi? Si interviene col decespugliatore. Bene, questo video interesserà tutti coloro che hanno parecchi metri da fare, come il sottoscritto, e dopo un po' il decespugliatore pesa. È un lavoro anche faticoso e pesante, ma e la novità di oggi è proprio questa. Mi ha contattato questa azienda, si chiama AgriEuro, un'azienda umbra, quindi già questo mi piace perché è un made in Italy, e mi ha proposto di recensire alcuni prodotti e quindi l'occasione era ghiotta. Ho detto: guarda, stanno tagliando il prato vicino a casa mia, se mi mandi un decespugliatore possiamo metterlo alla prova. Loro hanno fatto di più, mi hanno mandato un decespugliatore, attenzione, con le ruote. Io non avevo mai visti prima e si presta bene per una situazione come questa. Quando avete centinaia di metri da fare, sicuramente le ruote su un terreno accidentato come questo si prestano bene. Sono in attesa di SDA che suoni al campanello, state con me, andiamo a vedere se è arrivato. Eccolo qui, il pacco è arrivato integro, e questo è dato anche dal fatto che è stato usato un cartone molto robusto, anche perché all'interno vi è una macchina robusta. Stiamo parlando di una macchina di 32 kg, con l'imballo arriviamo a 40. Ottima l'idea di AgriEuro di dotare questi scatoli di queste pratiche maniglie che in due si può alzare comodamente lo scatolo. Adesso andiamo a vedere all'interno com'è imballato, e soprattutto andiamo a montare questo decespugliatore a tre ruote della Geotech. Bene, allora come vedete è tutto perfettamente imballato, quindi durante il trasporto non si muove. Qui abbiamo anche il filo da utilizzare. Togliamo l'imballo. Come vedete la macchina, arrivando con questo imballo, non subisce assolutamente nessun colpo, è ben imballata. Non è uno scatolo adattato a questa macchina, ma è uno scatolo progettato proprio per questa macchina, e questo sicuramente fa già la differenza. Adesso andiamo a toglierlo. Ecco, la prima cosa che voglio farvi vedere è il sistema, proprio come viene inserito il filo. Lo trovo semplicemente geniale. Guardate, vedete, si fa un 8 con questo pezzo di filo, lo si inserisce, e a questo punto abbiamo il filo. È un filo molto robusto, stiamo parlando di un filo di 4 mm. Vedete, si inserisce il filo. Adesso lo facciamo tutto. Adesso io lo sto sfilando, sto facendo un lavoro al contrario. Ecco, si è inserito il filo, a questo punto lo si inserisce da questa parte, uno di qui e poi uno dall'altra parte. Abbiamo già i nostri ricambi che abbiamo visto nel sacchetto, guardate che semplicità. Abbiamo questi ricambi, quindi sono dei pezzi di filo da più o meno 40 cm che vengono dati in dotazione. Quindi la prima cosa sicuramente mi piace molto di questo Geotech. Adesso andiamo a montare il manico. Bene, allora mi sono dimenticato di dire che insieme alla macchina viene anche data in dotazione questa fornitura, possiamo chiamarla così, di olio. È un olio che va messo, perché a parte che vi è anche l'etichetta, la macchina viene consegnata priva di olio, quindi vengono date questi due flaconcini di olio, e anche questa è una cosa bella e positiva, visto che magari uno non l'ha in casa, dovrebbe andare a prenderlo. Al di là di questo andiamo a vedere qualche dato tecnico sulla macchina. È un 5 cavalli e mezzo a livello di potenza, quindi una macchina potente, 160 cc la cilindrata, e abbiamo delle ruote, come potete vedere, molto grosse, perché sono ruote da oltre 35 cm. Sono di un materiale non è rigido, quindi al tatto sono abbastanza morbide, e questo dovrebbe anche agevolare quando si fanno magari degli scalini, bisogna portarlo in un'altra parte della casa, perché magari abbiamo il giardino, come ce l'ho io, diviso magari da zone dove vi sono dei sassi o delle beole, quindi questo secondo me è una bella cosa.
Come vi ho detto prima, il sistema per ancorare alla testina il filo quando dobbiamo andare a cambiarlo mi sembra veramente molto semplice, e al di là di tutto è anche spiegato con questi semplici disegni. Ecco, se posso fare un appunto, dare un consiglio, se posso permettermi, all'azienda, visto che vi è un'etichetta abbastanza esplicativa di come si fa e vi sono anche delle notizie importanti, sarebbe bene magari metterle anche in italiano, visto che sono solo in inglese, ma questo è giusto un appunto che voglio fare a Geotech. Cosa che reputo molto bella e soprattutto intelligente è questo sistema per reclinare completamente il manico, adagiarlo sopra la macchina e poterlo mettere in garage, così occupa meno spazio, e soprattutto quando vogliamo dare una diversa impostazione al manico, più alta o più bassa, con queste comode, con queste due ghiere con la zigrinatura, con questi dentini che si incastrano nel momento in cui noi andiamo a serrare la nostra, vedete, andiamo a serrare e questi si incastrano perfettamente. La presa è veramente ottima, si sente proprio che prende e il manico diventa subito molto duro e molto ben unito alla macchina. Questo secondo me è da pollice in su. Adesso andiamo appunto a mettere l'olio, metteremo la benzina, va con la benzina verde, e poi andiamo nel campo a metterla alla prova, che alla fine è la cosa più importante. Bene, allora prima di andare a metterlo alla prova è sempre bene ricordare di usare delle protezioni, in questo caso la maschera oppure degli occhiali e delle scarpe, se le avete, delle scarpe antinfortunistiche. Attenzione, rispetto a un decespugliatore normale, questo sicuramente non spara tutti i sassi o i detriti che trova sul suo cammino come fa invece quello a spalla, anche perché vengono, come vedete, buttati fuori e protetti da questa gomma che li spara in questo modo. Però è sempre meglio comunque andare con le nostre protezioni. Detto questo, adesso noi faremo questa parte della casa che vedete che va anche in salita, quindi lo proveremo anche a spingere in salita, visto che non c'è la trazione, vedremo come si comporta, e in una seconda parte invece andremo a tagliare delle erbacce molto più grosse di queste, lì lo metteremo veramente a dura prova. Adesso state con me che proviamo a fare questo pezzo, ma soprattutto io non accelererò il video, lo vedremo proprio integrale, vediamo quanto ci metto. Per avviarlo, come abbiamo detto, 3 volte si va a pompare. Si tira questa leva, si abbassa la manopola, si controlla che lo stop non sia nella posizione di stop e lo si abbassa, se no non parte, dopodiché andiamo ad avviare.
Bene, abbiamo fatto questo primo pezzo, come vedete è un pezzo molto impegnativo, qui la salita si fa sentire, sicuramente una trazione sarebbe ben accetta. Adesso non so se vi è un modello come questo, sempre della Geotech, anche con la trazione. In salita non è il massimo spingerlo, diciamo che si potrebbe utilizzare in discesa però poi dopo bisogna sempre riportarlo su, quindi sulla salita non è il massimo. Invece in pianura veramente ottimo perché in un attimo, come avete visto, sono riuscito a tagliare dell'erba non alta, altissima. Ma adesso lo mettiamo alla prova dove ci sono le erbacce più dure, più grosse. Ci sono delle erbacce che hanno veramente quasi il diametro di 1 centimetro, quindi andremo a vedere in questo caso di liberare, che ho dei noci qui, adesso vi faccio vedere, andremo a vedere se riusciamo a liberarli. Ecco, come vedete qui praticamente è una giungla, questi noci sono stati veramente inghiottiti da queste erbacce. Adesso ve le faccio vedere per farvi vedere l'importanza di queste erbacce. Sono delle cose di questo tipo e adesso non sono ancora duri, legnosi, però fra ortiche che non si può entrare qui dentro e queste erbacce, come vedete l'altezza ormai siamo oltre il 1,5 metri. Adesso proviamo a liberarla con il Geotech, lo mettiamo alla prova. Bene, allora che dire, è qui da vedere, ci ho messo, adesso non so se ci ho messo 2 minuti, 3 minuti, comunque guardate cosa sono riuscito a fare. È stato tagliato logicamente bene, per quello che si può dire bene con erbacce di questo tipo. Sicuramente sarebbe stato impossibile con un decespugliatore a spalla, perché per tagliare delle erbe di questo diametro sicuramente avremmo dovuto avere un motore potente. A questo punto con una macchina professionale come quelle che vediamo in giro che tengono pulito in ordine le nostre strade, sicuramente lo si può fare, non di certo con una macchina per hobbisti e il peso dopo un po' grava sulle spalle. In questo caso con le ruote avete visto anche che lì il fondo era molto accidentato, la macchina entra e esce tranquillamente, basta spingere un poco sul manubrio, si alza un attimino e si va. Io a questo punto cerco di fare un elenco dei punti di forza di questa macchina, perché insomma alla fine l'abbiamo utilizzata in un piano, in salita e in
in una situazione veramente difficile. Allora, in salita, come ho detto prima, effettivamente non è il massimo, in pianura direi ottimo, in questa situazione direi ancora di più, perché io non pensavo che riuscisse a tagliare con così tanta facilità. Quindi vediamo un po' i punti di forza di questo Geotech. Allora, innanzitutto la prima cosa che dico è positivo: la rumorosità, non è assolutamente rumoroso, neanche la metà di un rasaerba. Seconda cosa positiva, queste ruote riescono a dare una maneggevolezza a questa macchina incredibile, e soprattutto si districano anche nei terreni più brutti. Terzo punto di forza, la forza proprio del motore. Si sentono tutti i 5 cavalli e mezzo di questo motore, un motore veramente potente, non fa fatica, gira tranquillamente. Altro punto di forza, la robustezza a livello generale della macchina, dal manubrio, dall'impugnatura del manubrio alla scocca in acciaio. E altro punto molto importante è il fatto che comunque si è puliti, cioè l'erba non arriva più addosso, e soprattutto quello che dicevo prima, i sassi, i detriti che ogni tanto partono e se non hai la maschera ti fai veramente male. Io non ho ricevuto alcunché, esce tutto da questa parte o quasi tutto, e quindi veramente si rimane quasi puliti. Andiamo per ultimo a controllare anche il consumo del filo, così almeno vediamo un attimino come si è comportato. Allora, come vedete è praticamente ancora intatto, avremmo consumato se no un 3-4 cm. Ho provato prima a cambiarli per vedere un attimino quanto tempo ci vuole, e essendo anche alle prime armi ci ho messo più o meno un 10 secondi, quindi è veramente molto semplice da cambiare il filo. Per la benzina non posso esprimermi, perché dovrei fare un pezzo più grosso, dovrei consumare tutto quello che ho inserito nel serbatoio, che è circa 1 litro, e quindi vi rimando in calce a questo video nella descrizione. Vi metterò, quando saprò effettivamente i consumi, andrò ad aggiornare la descrizione. Io per il momento, che dire, non faccio altro che fare 2 pollici in su a Geotech, si è comportato veramente bene. Questa era una macchina che io pensavo di restituire o di rivendere dopo aver fatto la recensione, invece molto probabilmente, anzi sicuramente me la terrò, perché è una macchina veramente molto molto utile. Devo essere sincero, ero molto scettico quando l'ho vista, quando ho visto come era fatta, e soprattutto ho pensato che tanto avendo quello già a spalla sarebbe stata una cosa inutile che non avrei utilizzato. Mi sono ricreduto immediatamente, è bastato vedere qui che cosa ha fatto, quindi terrò questa macchina. In calce a questo video trovate anche il link dove potete andare a visionare i prodotti di AgriEuro. Io vi rimando al prossimo video, vi chiedo sempre di mettere un bel pollice in su, fatemi sapere se avete anche voi acquistato dei prodotti AgriEuro e come vi siete trovati. Ciao, alla prossima!